Salve a tutti, noi siamo gli autori di Pathfinder Arena, io sono Roberto. Io sono Giorgio. Io, Flavio. Il tavolo da gioco è parzialmente setappato, abbiamo soltanto da fare la prima evocazione, determinare il primo giocatore e iniziare una partita. Allora, una piccola precisazione, il sacchetto di gioco basta cliccare con il tasto destro e impostare in base ai vari stati per 2, 3 o 4 giocatori. E la partita, prima di tutto si inizia lanciando il dado evocazione per determinare il primo giocatore, lo lancio io ho fatto 1. Io ho fatto 2. E io ho 8. fatto 8. Ok, allora i personaggi che abbiamo scelto sono io, Roberto Merisial, Flavio Ezren e Giorgio Valeros, quindi inizierà Ezren a giocare. Rilanciamo il dado Ok. evocazione in modo tale da determinare la prima evocazione. 5. Ok, la prima cosa che sento sul tabellone è il mostro che siamo andati a scegliere, Ok, è uscito l'ogre. che va quindi sulla tessera evocazione numero 5. Ecco. Eccola qui. Le varie tipologie di tessere passando sul tabellone potete vedere quali sono, quindi abbiamo tessere evocazioni, passaggio segreto, tempio e via dicendo. Che vedremo più avanti. Allora, dopo aver inserito il mostro sul tabellone sulla plancia di gioco, si inseriscono le caratteristiche. Si mettono in prima battuta 2 forze, quindi proseguendo dal numero 5 si mette una forza sulla casella numero 6, un'altra forza sulla casella numero 7 e poi in 3 giocatori si pescano 5 caratteristiche direttamente dal sacchetto, proseguendo sempre in ordine, quindi una su 8, una sull'1, una sul 2, una sul 3 e una sul 4. Dopodiché si procede con i token oggetto e si continua dopo l'ultima tessera dove siamo arrivati con le caratteristiche, quindi proseguiamo sul 5, poi sul 6 e sul 7, se ne mettono 3 perché se ne mette una in base al numero di giocatori, sul 6 e una sul 7. Perfetto, Il setup è quindi pronto. è pronto. Solo per fare un riepilogo, le schede dei giocatori, come potete vedere, ci sono dei token caratteristiche già assegnati, ognuno ne dispone di uno per tipo, e ogni caratteristica andrà a aumentare dei modificatori, quindi man mano che i giocatori raccoglieranno dei segnalini all'interno dell'arena, potranno incrementare i propri valori, quindi forza, destrezza, costituzione, intelligenza, li andremo a vedere man mano. Sul tabellone appariranno solamente caratteristiche fisiche, quando si raccoglie una caratteristica fisica se ne sceglie direttamente anche una mentale dalla riserva Esatto, di gioco. esatto. Allora, volevo dire soltanto le azioni disponibili per i giocatori a inizio partita sono 4 e le variazioni sono muovere il proprio eroe su una tessera del labirinto, spostare le tessere del labirinto, quindi seleziono un qualsiasi numero di tessere e le sposto, questa è un'azione, ruotare la tessera dove si trova l'eroe o raccogliere, quindi ogni azione spesa di raccogliere ci fa raccogliere un token su una tessera. Altrimenti è possibile combattere, chiaramente attaccare un mostro, che è possibile farlo o utilizzando i valori della propria scheda, in questo caso in caso di attacco l'area di minaccia è 0, quindi si può attaccare solo sulla stessa testa del mostro, oppure utilizzando le carte. Dopo andremo più avanti, vedremo che sposteremo questi token sulle carte. Quindi Infatti. possiamo partire. C'è una compensazione iniziale che andremo a fare e adesso vedremo subito, non per il primo giocatore ma il secondo e il terzo avranno una compensazione. Esatto. Vai Flavio. Ezren parte da una delle 4 tessere passaggio segreto e sceglie questa qui. Dopodiché fa 1, 2, 3 azioni movimento. La quarta azione raccoglie destrezza e la piazza sulla propria scheda, guadagnando immediatamente un'altra azione, in quanto adesso ha 2 token destrezza. L'azione nuova raccoglie una terra. Ok, parliamo, visto che l'hai presa, introduzione dei token elemento, sono 4 tipologie, la terra, che questi sono istantanei, che è possibile giocare anche al di fuori del proprio turno. La terra toglie un'azione a un giocatore, e poi abbiamo il fuoco che aumenta i danni di un mostro, l'aria che aumenta l'azione di un giocatore e l'acqua che toglie i danni inflitti da un mostro. Ora, Ok. Ezren deve raccogliere anche una caratteristica Una mentale perché caratteristica. ha raccolto una destrezza. Allora Che Ezren caratteristica sceglie l'intelligenza Ok, e la e la posizione posizione sulla sulla scherma. A posto. Ok, è il turno di Si Valeros. gioca in senso orario, quindi adesso tocca a Valeros. Valeros che deciderà di entrare dalla tessera passaggio segreto, questa qui. Dopodiché compierà le sue 4 azioni, perché entrare chiaramente nel labirinto non implica azioni, e deciderà di fare 3 spostamenti, 1, 2 e 3, e con la quarta azione raccoglie un token forza. Token forza che verrà piazzato sulla scheda e
sceglierà come caratteristica mentale un carisma, il carisma che servirà più avanti per riuscire a prendere le carte divinità, che danno dei poteri extra rispetto alle schede e agli oggetti normali e vanno un po' fuori dalle regole base. E sono queste qui sotto. Ok. Esattamente. Tu hai finito il tuo turno. Prego. E Il mio turno è tocca finito, a però... me, Ah sì, Melisel, ok. Tocca giusto? a Melisel, esattamente. Ok, alla fine del tuo turno tu fai la compensazione, giusto? La compensazione, Quindi- ok, quindi prendo un segnalino +1 stanno difesa. qui sotto, sì, eccoli. Eccoli qua. Diciamo che alla fine di ogni turno i mostri attaccano, però adesso non essendoci nessuno nell'area di minaccia dei mostri, perché ci sono i muri che impediscono di attaccarmi, sarei altrimenti in linea Sì, perché a dell'attacco distanza del mostro. l'ogre attacca 2-4 tessere, però chiaramente il muro ti Sempre protegge. ortogonali, però i muri impediscono l'attacco. Quindi si passa il turno e va a Merisiel. E altra cosa che ancora non abbiamo detto, i giocatori dispongono di talenti o incantesimi o carte oggetto. All'inizio i giocatori hanno la carta di primo livello già girata perché ce n'è soltanto una disponibile. Quindi all'inizio del proprio turno possono già utilizzarle, assegnare dei token sulle carte per attivarle. La mia carta, nello specifico, assegnando un token destrezza sulla carta, potrei attivarla nel mio turno per effettuare un'azione di raccogliere. Questa carta può essere giocata una volta a turno e questo lo indico posizionando un token indicatore dopo l'utilizzo sulla carta. In questo caso però credo che non la utilizzerò ancora perché io partirò da questa tessera e farò il mio spostamento tessere. Questa è un'azione, 2, 3, 4. Anche io vado a prendere subito una destrezza per fare subito 5 azioni. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4 e raccolgo l'aria, tengo Sì. sulla mia scheda e mi manca un'azione ancora? Ho No. fatto 1, No, 2, 3, hai finito, 4 hai e finito. 5. Giusto, ho terminato, peccato. E devi pescare la mentale. Esatto, e Dalla prendo riserva. un intelligenza da qui. Ok. E la mia compensazione iniziale è, dato che sono il terzo giocatore, ottengo un token elemento a scelta. I giocatori possono avere soltanto un tipo di token elemento per tipologia, non possono avere coppie, quindi io già all'aria decido di prendere anche una terra. Ritocca a Ezren. Ok. Ezren farà 1, 2, 3, prende una forza e una altra caratteristica mentale, insiste sull'intelligenza, essendo mago. 4. Passando sulla tessera runa prende un segnalino bonus sulla difesa, quindi questo. I segnalini bonus o malus vengono attivati appena si presenta la possibilità, quindi appena un mostro attaccherà Ezren, subito deve essere scartato per forza un segnalino e ne verrà scartato uno per tipologia, per condizione, diciamo. Più avanti poi vedremo nel dettaglio. Siccome questa non è un'azione, ok, sì. un'ultima azione con cui vado qui. L'ultima Ok. azione, ok. Quindi Perfetto. sta a Valeros. Valeros in questo turno decide di far attaccare Ezren dall'ogre. Quindi per farlo basta spostare questa fila di tessere, un'azione. Con la seconda azione sposta anche queste altre due tessere. Ezren è sotto tiro dell'ogre. Quindi Sì. però ho fatto due azioni. L'ogre attaccherà alla fine del mio turno. Quindi con le mie due restanti azioni, con la prima raccolgo un oggetto, quindi verrà subito scartato e scelgo un oggetto tra 3 carte che farò dopo e intanto raccolgo un altro elemento, l'elemento d'acqua, che mi permetterà di togliere 2 danni all'attacco di un mostro. Passo il turno nel mentre scelgo il mio oggetto, che tanto non potrei attivare subito. Sì, allora l'ogre attacca a 0-1 in mischia e infligge Esattamente. 4 danni critici nel momento in cui è un giocatore a spostare il mostro nell'area di minaccia di un giocatore. Dobbiamo considerare il danno critico del mostro, che in questo caso è 4. Ezren riesce a parare un danno, poi Avevo c'ha il il segnalino segnalino, difesa. Che scarta. quindi questo si scarta. Quindi io guadagno solamente 3 punti gloria. I miei 3 punti gloria li metterò a fianco alla mia scheda e li terrò girati, coperti a faccia in giù, in modo che gli avversari non possono sapere a quanto ammonta il mio valore di punti gloria. Tra le mie 3 carte oggetto che vado a pescare ne scelgo una, le altre le rimetto nel mazzo e rimischio il mazzo. E diciamo nel momento in cui il mostro attacca,
bisogna mettere anche il segnalino del giocatore che ha fatto attaccare su chi riceve l'attacco. In questo caso va il numero 1 perché l'ogre è rappresentato al numero 1 e quindi Ezren è immune numero 1 finché non ritoccherà al giocatore l'ha fatto attaccare. È il mio turno. Io comunque come oggetto ho scelto la spada fiammeggiante, che posiziono qui. Prego. Ok. Rimescoli le altre Sì, nel sì, sì, sto mazzo. rimescolando le altre. Ok, io vado con le mie 5 azioni questa volta. Decido di attivare nella fase assegnazione, che è la prima fase dei giocatori, metto una destrezza su questa carta per attivarla, quindi posso fare un'azione di raccogliere gratis. 1, 2, utilizzo subito il potere della mia carta, quindi questo non conta come azione ma la contraddistingo con il mio token e torno nuovamente a 5 azioni come potete vedere, quindi sono 2, 3 raccolgo un altro elemento, 4 passo su questa tessera, acquisisco un bonus di +1 al danno. Allora questa è la mia quinta azione. C'è il Ecco, mostro che è un l'ogre. po'... Vai. sì. L'ogre è un po' Invadente. ingoberante, un po' invadente, sì. Ok, terminato il mio turno. Io farò con un'azione, colgo un'altra destrezza. Iniziamo a prendere anche un carisma come mentale. Con la seconda azione andiamo qui, con la terza ci buttiamo in pasto al mostro e siccome ho un attacco di 1 perché per ogni azione perché ho 2 forze, quindi con i rimanenti 2 attacchi infliggo 2 danni al mostro. L'ogre, che avendo solo 2 punti ferita, muore. L'ogre diventa un trofeo, turno finisce. Esatto. Quindi questo, il primo turno è terminato, adesso si procede con una nuova fase evocazione, quindi chi ha ucciso il mostro rilancia il dado evocazione per determinare le prossime caratteristiche, token e nuovi mostri. Il dado si può lanciare con R per semplificare. Allora, andiamo a vedere che Prendo mostri R. usciranno, tanto sono già mescolati. Abbiamo Se ne Lettin. pescano, sì, se ne pescano 2 al secondo Due. livello, 3 al terzo e 4 al quarto. Ok, abbiamo Lettin e l'elementare del fuoco. E l'elementare del Perfetto. fuoco. Adesso i token iniziativa li posizioniamo in base all'iniziativa del mostro. Lettin ha 38, che è l'icona con il fulmine, e 13 l'elementare del fuoco. Quindi il mostro 1, eccolo qui, e questo è il Mettiamo 2, più in facile. ordine. Perfetto. Quindi verrà evocato per prima cosa sulla tessera numero 5, verrà evocato l'elementare del fuoco. Che viene posizionato quindi Qui, ah, che bello proprio, questo. proprio dove è Il Ezren, e povero quindi Ezren. vedremo subito Eh, come viene gonfiato di botte. Ecco, Ettin, eccolo qua sulla che 6. invece pisterà Valeros. Chi la fa l'aspetti. È vero, è vero. Me la so cercata. E Poi, dopodiché, Mary se la ride. peschiamo quindi dal sacchetto adesso 6 caratteristiche casuali, non più le 2 forze, quelle erano solamente per il setup Per il primo setup, iniziale. esatto. Adesso 2 Quindi in 3 giocatori. giocatori si pescano ogni turno 6 caratteristiche. Quindi partiamo dalla numero 7, dalla tessera 7, poi andiamo in 8, 1, 2 e 3 e 4. Dopodiché si mettono i materiali, gli oggetti, in 5, in 6 e in 7. Ottimo. Adesso però c'è prima la fase di potenziamento anche degli eroi, chiaramente, perché ogni livello, Esatto, ogni eroe o sceglie tra le sue carte o talento o incantesimo una carta del livello corrispondente e la piazza in gioco, le altre vengono scartate, quindi si crea una sorta di albero delle abilità. dopo aver fatto queste operazioni, scelgono una carta tra le 3 disponibili di quelli di livello secondo. Quindi i combattenti prenderanno un talento, l'incantatore un incantesimo. Io prenderei questa qui. Io sceglierò questo. La mettiamo qui. E le altre 2 verranno quindi, come abbiamo detto, scartate. Poi, dopodiché, fatto il passaggio di livello, viene preso un token caratteristica scelta da ogni giocatore, quindi un qualsiasi token. Quindi adesso ognuno di noi andrà a pescare un token in base alle proprie esigenze. E io prenderò una velocità. Oddio, no, forse una forza. Sì, io una velocità visto che ho poche azioni ancora. E io ho una costituzione visto che sto in bocca al mostro. Esattamente, cosa che avrei potuto fare anch'io. Infatti. Sciocchino. Ma non ti preoccupare. Sì, io prendo una forza. Almeno posso iniziare ad attaccare anche io. Ok, fatto questo, c'è il favore divino. Quindi si contano il numero di mostri sconfitti, in questo caso siamo al primo livello, quindi soltanto Ezren ha ucciso un mostro, quindi si vede tra me, tra Merisiel e Valeros chi
può ottenere il favore divino. Dato che abbiamo ucciso tutti e due 0 mostri, si vede che ha meno oggetti in gioco e sono io, in quanto il guerriero è in Valeros ha già gioco la con una spada spada, quindi fiammeggiante. in Esatto. questo caso io prendo la prima carta del mazzo, la giro e la metto in gioco. Senza scegliere fra le tre. Nel caso di Dopodiché, ulteriori parità e quindi avessimo avuto entrambi un oggetto sì, o 0 oggetti, si tirava il dado e chi faceva il numero più alto prendeva la compensazione. esatto. E adesso si svolge l'attacco del mostro. Nella fase evocazioni la regola è diversa per infliggere i danni. Quindi l'elementare del fuoco che andiamo a vedere mischia in quanto si trova a 0-1 infligge 2 danni, si vede in questo caso il danno, non il danno critico, a Ezren che quanto ha di difesa? 1 se non Uno. Uno. sbaglio. Lui guadagna in questo caso un punto sventura. Coglie direttamente qui al sacchetto e lo mette sempre a faccia in giù vicino alla sua scheda. Lui, visto che è stato colpito da questo mostro, è immune nel suo turno perché l'ultimo turno che ha giocato era lui, quindi mette un suo token sul mostro 1. Allora, allo stesso modo anche Valeros in questo momento viene attaccato da Lettin. Lettin che come capacità ha la possibilità di fare un doppio attacco, visto che io sono sulla sua stessa tessera, e lui fa l'attacco in mischia a 0-1 e l'attacco a distanza da 0-2, quindi mi colpisce con entrambi gli attacchi. Ora, sono due attacchi separati, quindi io utilizzerei per difendermi sicuramente il segnalino che va scartato istantaneamente, quindi dal primo attacco prenderò un solo danno. Potrei giocarmi l'acqua, però Lettin ha anche la capacità speciale di essere immune a tutti gli elementi. Quindi purtroppo sono costretto a prendere sia un danno dal primo attacco, dal quale ho scalato 1, e dal secondo attacco un altro danno, quindi prenderò 2 punti sventura anch'io, Ok. che posizionerò qui vicino alla mia tessera, alla mia scheda, e li girerò a faccia in giù. Ok, e Ezra ti darà un token Un indicatore segnalino sul mostro 2. Te lo dà numero lui 2, perché lui è esatto. stato l'ultimo a, diciamo, è lui che ha provocato la fase evocazione, quindi era lui l'ultimo giocatore attivo. È il turno di Valeros, esattamente. Allora, Valeros in questo momento ha la possibilità di gestire i suoi segnalini per poterli posizionare sulle varie carte che ha. In questo caso posizionerà le due forze sulla spada fiammeggiante. Adesso gli permette con 2 sole forze di fare 2 danni aggiuntivi. Ora sulla scheda ne ha 0 perché ho spostato tutte le forze su questa, quindi sarà solamente il 2 della spada. Inoltre ho la possibilità di aggiungere una destrezza su questa carta che mi permette di dare un +1 ai danni solamente utilizzando armi da mischia o l'attacco senza armi. E posizionerò anche una costituzione su questa carta, mi darà un +2 sui prossimi attacchi che mi verranno inferti. Con una singola azione di attacco, Valeros in questo modo infligge 3 danni. Lettin che ha 4 danni 4 però, danni, ha sì. 4 punti ferita. Avendo 4 punti ferita sono costretto a fare 2 attacchi. Impiegherò 2 azioni, me ne rimangono 2, però il mostro Lettin viene sconfitto, quindi prendo la carta mostro, me la posiziono qui vicino alla mia scheda, e con le ultime mie 2 azioni decido di pescare un altro oggetto e di spostarmi da questa posizione. Allora, io ho 5 azioni. Allora, nella mia fase chiaramente rimuovo prima di tutto il token dalla carta che ho utilizzato prima. Ah, un'ultima cosa, scusami Roberto, se ti interrompo. Vai, vai, Ora, tra vai. le varie carte che io ho pescato, c'è un'altra spada. Ogni giocatore può avere solamente una singola arma a distanza, una sola singola arma da Sì. mischia o da portata nella stessa partita. Quindi o decido di scartare quella che già possiedo e prendere quest'altra, altrimenti non posso raccoglierla, l'oggetto. Io faccio intanto una correzione perché prima ho sbagliato, avevo preso l'intelligenza, ma ho sbagliato a selezionare il segnalino, avevo preso altro. Prima mi hai detto è andata così, eh? Fidatevi. Allora, mettiamo questo qui. Io assegno i miei stivali in modo da avere un +1 a difesa e eventualmente alcuni oggetti hanno anche un doppio requisito, quindi assegnando anche dell'intelligenza è possibile attivare un effetto secondario. E per attivare questi effetti deve sempre essere attivato almeno il requisito primario, non posso mettere ad esempio l'intelligenza e attivare subito l'effetto secondario. Allora, 1. Questa la farò gratuitamente di nuovo perché ho il token assegnato su questa carta. Quindi ho fatto un'azione, 2, e prenderò 2 mentali, 3, 4, però così rischio un bel attacco, l'elementare del fuoco.
Ma rischia, Però dai. rischio. Prendo un'altra fisica, quindi andrò a scena altra mentale e prenderò carisma. Adesso io ho 2 modificatori di carisma, quindi volendo appena passerò su una tessera tempio, posso subito acquisire senza spendere azione la corrispondente carta divinità. Io ho terminato. Allora, è il turno di Ezran. Prima che inizi le sue azioni, però, lo interrompo subito perché gli gioco un elemento terra che gli scalerà già una delle sue azioni. Quindi invece di avere 5 azioni, ne giocherà 4 in questo turno. Intanto metterò l'intelligenza sugli incantesimi. Diciamo, stando sulla tessera di un mostro, qualunque azione faccio che non sia l'attacco, comporterà per me un attacco di opportunità da parte del mostro. Quindi, diciamo, potrei fare 3 azioni per attaccare. Solamente che questo mostro, l'elementale del fuoco, se viene sconfitto sulla propria tessera, conferisce 2 punti sventura aggiuntivi. Diciamo, con un'azione farò un attacco al mostro. Infliggendo quanti danni? Un danno della forza. Con la seconda azione apriamo un portale qui nel muro, questo qua, col mio incantesimo passapareti, e passo attraverso il muro prendendo un attacco di opportunità perché ho fatto un'azione che non è di attaccare. Mi darà 2 danni. Non si considera la difesa durante l'attacco di opportunità. Diciamo, da qui potrei attaccare con l'altro incantesimo, diciamo il dardo incantato, 2-3 di distanza. 2-3, quindi facendo le curve, quindi con 2 azioni, oppure diciamo in questo caso siccome c'è un portale aperto qui andrebbe bene anche direttamente se fosse un'altra situazione, perché questo muro fino alla fine del mio turno va considerato come se non ci fosse. Quindi con 2 azioni l'elementare del fuoco viene sconfitto e non prendo i 2 punti dovuti dall'esplosione della sua sconfitta. Tanto hai Però preso l'ho i 2 presi, punti della sventura. ho preso il contrario, vabbè, però diciamo abbiamo fatto vedere una variante. esatto, un Una po' di variante, dinamica di esatto. gioco. Ok. Sì, ma prendili quei 2 punti dal sacchetto. Esatto. Ok, sconfitto anche questo mostro, passiamo alla terza fase evocazione, quindi metteremo in gioco i mostri di livello 3 e Ezran Flavio tirerà il dado evocazione. Devo ridare il token Sì. a Flavio. 4. 4? Perfetto, intanto vediamo che mostri verranno in gioco. Velstrak, Medusa e Demone del Sangue. Ok, possiamo procedere con l'evocazione. Quindi il dato era 4 risultato, quindi il Demone del Sangue andrà sulla tessera evocazione 4. Poi c'è 5 qui. Poi in 6 ci mettiamo Medusa. Come di consueto, dopo aver posizionato i mostri sul tabellone, si pescano le 6 caratteristiche in questo caso. Quindi era Maria della tessera numero 6, si prosegue dal numero 7. Quindi 7, 8, 1, 2, 3 e 4. Intanto potete procedere posizionando gli oggetti sulla 5, 6 e 7. Mettiamo pure gli elementi sulle tessere. 6 e 7 esattamente, sì. E gli elementi ogni fase di evocazione vengono reimpostati tutti quanti quelli che sono mancanti da sopra il tabellone. Passaggio di livello, quindi ci Passaggio di mettiamo livello. in gioco una carta come abbiamo visto prima. Ok, ognuno avete messo in gioco tutti quella di terzo livello? Sì, lo sto La posizionando. carta sì, manca la Perfetto. caratteristica. Ok, E una caratteristica esattamente. fisica o mentale a scelta. Favore divino, questa volta sono io che ho sconfitto meno mostri perché voi già di sconfitto, quindi metterò di nuovo io una carta in gioco. Questa volta è un'armatura, insomma, non ho ammazzato mostri ancora. Sto ancora Ok. studiando l'arena. Perfetto. L'attacco. Si parte con l'attacco di mostri. Si comincia chiaramente dal numero più basso dei mostri, quindi dal numero 1, che quindi è il diavolo del sangue. Eccolo. A 0-1 attacca in mischia, quindi infligge subito 3 danni a te. Però, per vostra sfortuna, io avevo appena raccolto l'amuleto fammi dello vedere. scarabeo di protezione. Sì, Scarabeo sì. di protezione che mi rende immune all'attacco del primo mostro che mi colpisce. Quindi prendi l'immunità. Scarto la carta, chiaramente, e prendo l'immunità che era il turno di sempre di Zeren, quindi prendo il suo token e lo posiziono su l'1, anche se non mi Però vengono il inferti mostro danni. comunque attiva la sua capacità speciale di teletrasporto mostro. Una volta che attacca si teletrasporta. E Quindi era il turno di Flavio, quindi Flavio ritira il dado per vedere dove viene teletrasportato il mostro. in 8. Va in 8. Sì, Ah, quindi no, non nessuno. attacca nessuno. Ma se ci fosse stato qualcun altro comunque avrebbe continuato ad attaccare prima lui e poi gli altri mostri, sempre in ordine. Ok.
Sì, continuando a teletrasportarsi, quindi Esattamente. Allora, Mostro 2 ha la particolarità di avere un attacco in mischia a 0-1, distanza 2-4 e attacca però facendo curve a 2-4, quindi ricambia lo scherzetto a Ezren perché lo può attaccare. Esattamente. E quindi E il suo attacca anche attacco... Merisiel però. Sì, purtroppo sì. Eh. Attacca tutti e due, quindi tutti e due prendiamo Esattamente. indicatore immunità di Ezren e infligge a distanza 4 danni. No, Ah no, 2 è perché è la fase fase di evocazione, evocazione. scusate, fase evocazione 2 danni. Poi io però non dovrei subire nulla perché avevo attivato, se non sbaglio, i miei stivali mi danno più una difesa, più uno su scheda, quindi ho 2, quindi non subisco nessun punto sventura. è un punto, perché uno lo paro. Mostro 3 invece Medusa. Vediamo se attacca qualcuno. Dov'è? È proprio qui vicino a me. Quindi ti colpirà perché con un 0-1 ti fa 3 danni. 3 bei danni, però adesso gioco l'acqua, cosa che non ho potuto fare Ok, prima con l'altro sì. mostro. Giocando l'acqua infligge 2 danni in meno, io ne paro 2 con la mia armaturina. Quindi ha il tuo scudo che difende 2 e ha usato l'acqua Esattamente. anche, giusto? Quindi sì, non subisci danni. E Sì. però c'ha una capacità Inoltre, speciale. aspetta però, perché io inoltre, Sì, quando un mostro attacca Valeros durante la Summoning Phase, sì, che è questa qui. prima di determinare l'attacco, Ah, posso ottimo. scartare 8 Perfetto. sventura. Quindi Perfetto. questo era da 1 e viene scartato. La Questo era il Medusa, talento che avevo appena preso. bella scelta. La Medusa ha la sua capacità speciale di sguardo pietrificante, quindi quando ti attacca, a meno che non hai un valore di resistenza pari a 3, ti fa un effetto aggiuntivo, quindi prendi anche 2 token malus iconazione. Eccola Ti ha lì. pietrificato giustamente e li metti sulla tua scheda. Dopo andremo a vedere come funzionano. Prendo l'immunità anche al 3. Tocca a me, ecco, questa è l'unica cosa buona. Però ho 2 azioni meno, giusto? Sì, che devi scartare subito, questa è la prima cosa che devi fare. Che devo scartare subito, ok. Quindi hai 3 azioni in questo turno? Per ora ce n'ho 2, ma adesso sposterò la velocità chiaramente Ok. sulla scheda. Farò 3 attacchi. Però Quindi sì, io utilizzo... scusami che ti interrompo, però sono un po' fiscale. Allora, lo scudo l'hai usato prima di difenderti, questo c'ha il Sì. tubetto indicatore, quindi è Sì, solo sì, che scusa, quello sì, Ok, quello sì. ok, perfetto. Ok, compio le mie 3 azioni infliggendo 6 danni. Uccido la Perfetto. medusa. Prendo la medusa che viene scartata dal tabellone. Passo il turno. Allora, il Vestrak, che è molto pericoloso, ha 5 danni. Se io volessi giocarti una terra, per esempio, giusto per ricambiarti il favore, Vai pure. Sì, puoi farlo prima che lui inizi a giocare. direi Ok, di quindi farlo io ora. ho 6, andrei a 5 azioni. Allora, innanzitutto chiaramente andiamo a mettere questo qui per guadagnare un ulteriore 1 alla difesa. In più, vediamo un po', questi li assegniamo qua, tanto per il momento non ci servono. Potrei mettere questa destrezza sulla mia scheda. Utilizzare la mia area, quindi riguadagno un'azione e quindi ho sempre 6 azioni. Con un'azione raccolgo questa e vado a 7. Quindi prendo una mentale, 7 azioni però una solata, quindi sono 6. 1, 2. Allora, attacco il mostro poi, 2. Con il primo danno infliggo 2 danni perché ho un token danno più 1, quindi sono 2 danni. E poi faccio altre 3 azioni di attacco. E poi con l'ultima azione raccolgo un oggetto che vado subito a pescare. E a voi, io ho terminato. Ezren farà 1, 2, 3, prendendo il bonus difesa, 4, ok, sì, abbiamo 6 punti, però va bene, 5 e 6. Prendiamo 2 intelligenze, finisco il turno così. Questo te lo ritolgo, giusto Flavio? Un token indicatore sul 2, tanto. Sì, è vero, sì. Innanzitutto sì, riprendi anche i miei. A tutti, sì. Tutti Al quanti. turno mio questo era, sì. Quindi adesso invece te lo facciamo ridare subito un bel tuo segnalino, perché ti faccio attaccare chiaramente dal mostro. Quindi spostando. Parli con Ezren, giusto? Certamente. Mhm. Ok. Attenzione però, perché poi si teletrasporta, quindi potrebbe essere una cosa Vabbè, sì, certo. Vediamo. È vero, la seconda azione infatti la farò dopo essermi spostato anch'io. No, non vale così. Certo, quindi ho fatto un'azione. Con la seconda azione ruoto di 90 gradi. Con la terza azione ruoto ancora. Con la quarta azione scendiamo tutta la fila. E con la quinta mi incammino verso il passaggio segreto. In questo momento
Il diavolo attacca Ezren infliggendogli 6 punti danno perché è un danno critico. Quanti ne pari? Uno col Sì. segnalino, con la Lo costituzione, sì. La difesa, ok. E diciamo 2 con l'acqua a questo punto, per riconfigurare. Quindi scali Quindi in 4 tutto danni. Sì, scali 4 danni 4. ne prendi 2 punti, sì. Prendo 2 punti gloria. Perfetto. E guadagna l'immunità e in più si rilancia il dado, così vediamo dove si teletrasporta. Esattamente. Allora, il demone va sulla tessera In numero sei. 6. Quindi ho Ah, fatto che proprio bene. ti avevo detto, avevo Ho previsto fatto proprio bene. bene a ruotare quella tessera Sì, sì, sì. e andarmene. Sì, esatto, le tessere, rotando le tessere, in realtà può essere anche uno strumento di difesa dei mostri. A me non attacca, va bene. Io potrei andare a concludere questo livello. Vediamo un po'. Volevo prendere una divinità a sto turno, però è allettante la situazione. Blood Demon ha 5 punti ferita. Io ho la cerbottana. Quindi mettiamo una forza. 1, 3, un danno. Dovrei equipaggiare anche questo. Scusate il turno un po' lungo, ma sarà bello devastante per il mostro. Allora, io attivo sia la cerbottana, che attacca a 1-3 di distanza e infligge un danno. Dopodiché attivo anche il mio talento, che mi permette di raddoppiare l'attacco di un danno. Allora, quindi 1, 2 ruote... Oh, oh. Qualcosa è andato storto. 2 ruoto la tessera, che era così. Dopodiché faccio le altre 4 azioni di attacco. Sì, quindi no, devo utilizzare tutte le Lui ha azioni. 5 punti ferita. 5, quindi ne friggo 2 col primo e 3 con i prossimi 3 attacchi, quindi viene ucciso. Ah, comunque volevo fare una specifica che comunque sia, questi sono stencil, ma poi il gioco chiaramente avrà delle miniature che se riusciremo, ve le faremo direttamente però anche qui su questo tavolo da gioco virtuale. Sì, esatto. Ok. Quindi si procede a questo punto spediti all'ultima fase evocazione, dopodiché il gioco terminerà. Gioco base questo, chiaramente setup, abbiamo setappato il core set. Allora, intanto vediamo che mostri ci Sì. sono. Ai ai ai, ok. Questi cominciano a far proprio male. Sì, lancio. Abbiamo un 8, 27, 20, 13 e 7. Ok, questo è l'ordine di iniziativa dei mostri, quindi verranno evocati anche in quest'ordine. Ok, abbiamo già fatto l'evocazione delle caratteristiche e scelto anche talento incantesimo. Andiamo a vedere. Io ho scelto questo talento e mi dà più 2 azioni. Ezren hai scelto porta direzionale? Sì, Perfetto. Il guerriero invece... Guerriero ha scelto questo in modo tale che può Ah, raccogliere oggetti o spostarsi da sotto ai mostri senza prendere attacco di ok, opportunità. perfetto. Quindi dobbiamo scegliere una caratteristica a testa adesso. E attenzione perché a questi punti si potrebbe verificare un dubbio, cioè che chiaramente non si possono avere più token caratteristica rispetto a quelli previsti sulla scheda. Quindi Ok, sì. fare anche un riepilogo su quelli assegnati sulle carte è utile. Qui possiamo procedere al favore divino e questa volta vediamo che succede. Abbiamo ucciso tutti 2 mostri, quindi si vede chi ha meno oggetti, io ne ho 3 quindi sicuramente non lo prendo io questa Io ne volta, ho lo uno. prenderà Ezren io 0. e si passa all'attacco dei mostri. Andiamo a Si vedere parte. mostro 1, quindi Lerini se non sbaglio, dove sta? Eccolo, che Eccolo attacca qua, in è mischia proprio vicino a 01. Ezra. Mischia Oh, 01 con la capacità speciale di trasportare un eroe. Distanza 2-4, attacco curvo. Attacchi in prende su un mischia, altro. giusto? Ezren. Prende solamente Ezreal in mischia, sì. Che gli Infligge fa quanti danni? 4 danni in fase evocazione. Però me sa ne Due pare Ok. pari. parecchi. 2. 2, Due 2 più... ne paro. No, solo due No, perché qua ancora c'è il segno di ancora... licenza. no. Altri Sì. 2 bei punti sventura per te, Bene, bene, Ezreal. bene. Il mio token Uno indicatore sul... E dopodiché e ti teletrasporta pure se non sbaglio. 2. Sì, Non hai 4 diciamo qua. resistenza, quindi lancio il dado. Diciamo, facciamo così, se no... E Aia, vai in 8. 8. È la sua tessera. Proprio sulla sua. Sì, quindi vabbè, niente di fatto perché sei immune. Gigante, dove si trova il gigante? Qui non attacca nessuno, Eccolo. giusto? Perché ha 0-1. No, No, se solo a 0-1 no, nessuno. no. Il Wright ha la capacità, l'attacco speciale di passapareti, quindi ha sia 0-1 che 2-4, può oltrepassare le pareti. Quindi Però ti ha colpisce me a sai, 2-4. però è stato salvato Ezreal, perché se rimaneva sulla 7 veniva attaccato anche dal Wright. Ti ha fatto un È favore. vero, è vero. E invece mi attacca a me. E vabbè, vabbè. Le Però vabbè, 4, 3 danni, dai. me ne paro 2. Ok, è un punto sventura. E l'altro me lo prendo tutto. Ah no, è fase vocazione, giusto? Sì.
Ah, giusto, puoi Quindi durante la fase scartarne. evocazione, quindi dovrei prendo un punto sventura, ma ne scarto un altro, quindi lascio così, Sì, perfetto. Quindi sei semplicemente. immune anche tu, ti do l'indicatore al mostro, abbiamo detto è il 3. Sì, Ok. esattamente. E poi Mentre c'è la la chimera che attacca in chimera in diagonale. diagonale, allora andiamo a vedere, attacca 0-1 normale in mischia, a 1-2 in Sì, diagonale e chiaramente attraverso le pareti. Quindi certo, a ma non colpisce 1-2, no, nessuno. nessuno, perfetto. Il turno io avevo terminato, quindi tocca a Ezel. Come prima, l'unica cosa che posso fare è attaccare. Abbiamo un punto azione, lui ha 5 punti ferita. Io direi che con 5 azioni uccidiamo il mostro. Farei una sesta azione con la quale a sto punto prendiamo anche una difesa. Ok, diciamo che ho fatto, via. Prendo un'altra caratteristica mentale, però intanto andate. Quindi il right non aveva colpito Merisial, giusto? No, E quindi è il momento di farlo attaccare. Quindi spostiamo tutto. 1 e 2 e intanto lei verrà attaccata. Poi 3, 4 e 5. Vado a finire ok. qui. Ah, vediamo i danni che mi infligge. Allora, infligge 8 danni critici. Io ne paro Esattamente. 2 perché ho sia gli stivali che l'armatura, quindi 2 Ok, danni. quindi guadagno 6 punti gloria. E Perfetto. prendo il tuo indicatore. Ok, finita la mia assegnazione. Allora, quindi da lì attacco con la cerbottana che ha 1-3 di distanza, infliggendo come prima e utilizzando anche quest'altro talento 2 danni. Quindi in tutto con 4 azioni uccido il Bright. Quindi ne ho Bravo. altre 2 di azioni. Questo si toglie. Allora, 1 e 2. Raccolgo un'altra cosa. E la mentale prendiamo un carisma. Io ho finito. Allora, Ezren prende una costituzione, una velocità, un oggetto. Stiamo a 3 azioni, ce n'ho altre 3, 1, 2 e 3. Valeros, sì, farà proprio questo. Allora, raccoglierà innanzitutto l'acqua, una destrezza, quindi con la seconda azione, e prende un carisma. Con la terza azione raccoglie un oggetto che dopo sceglierà e con la quarta si sposta sulla tessera altare di Iomedae. Ok, quindi avendo il requisito di carisma pari a 2 e avendo appunto 4 segnalini che mi danno quel requisito, prendo la carta divinità di Iomedae. Questo ad esempio permette durante la mia fase di riassegnazione di sostituire una carta talento o incantesimo, nel mio caso talento, con una del mazzo che è stata già scartata. L'importante è che sia dello stesso livello di quella sostituita. Ok, questo potere puoi utilizzare una volta a turno, anche qui c'è il simbolo del token indicatore. Certo, scelgo l'oggetto, intanto puoi Ok, procedere. sono pronto, quindi questa è la mia situazione attuale, quindi posso fare 8 azioni adesso. Mm. Raccolgo gratuitamente un oggetto attivando questo talento. Ok, andrò a pugnale. 1, vado sulla testa di Desna, anche io prendo, avendo un modificatore relativo a divinità. 1, 2, 3. Utilizzando un'azione, forse non l'abbiamo ancora mai usata nella partita, posso utilizzare la tessera passaggio segreto per comparire su una Esattamente. qualsiasi altra tessera segreto. Sono tutte collegate, quindi con un'altra azione posso uscire qui. Quindi 4, 5. No, non passo lì. Allora faccio un po' un giro strano a sto turno, quindi passerò qui 1 per accogliere, 2, 3, 4, 5 per non più una difesa, 6, 7 e 8 e torno qui. Chiaramente, allora, quando si passa su una tessera bonus o malus, se già si possiede un token dello stesso tipo, ritornando sopra, come in questo caso, non si acquisisce un altro token di difesa. Se Raccoglie la erano, mentale. si prende la mentale, che chiaramente è una carisma, Carisma. che allora io già in realtà, avendo un alto modificatore di carisma, appena ho messo in gioco la carta, va subito sul potere avanzato che sta sul retro, in quanto come requisito ha 4. Adesso vediamo se riesco anche 3 a a 3 prendere come requisito. 3, sì, scusate, e in più se a fine partita riesco ad aggiungere il valore indicato, quindi di 4, mi darà anche dei punti gloria aggiuntivi questa divinità. Finito il mio turno. Ritocca a Ezreal. Diciamo, Ezren intanto mette una intelligenza qui, dopodiché si sposta 1, 2, 3, 4, prende l'aria, 5, 6 va qui dietro il muro. Passando qui ho usato il passapareti per passare Perfetto. questo muro. Sì, eccolo Ok, qui. ho fatto. Sta a te, Tocca a Giorgio. me. Sì. Esattamente. Potrei fare attaccare il maghetto dalla chimera perché attacca in diagonale. Quindi
faccio questo, 1 e 2, giusto? Così attacca anche te, pensa. Mazza, bel colpo. Ok. Quindi ho fatto 2 azioni, giusto? Ne ho altre 3. Avendone altre 3 posso fare anche questo. Queste teste non vogliono proprio spostarsi. Perché 1, c'è la pedina. Ok, grazie, sì. 2 e 3. Allora, in questo modo la chimera attacca in diagonale fino a 2 tessere, quindi colpendo entrambi gli altri Esatto. giocatori 8 e danni a testa. infliggendo 8 segnalini a testa. Allora, vediamo prima il mago che è più vicino, quanti danni subisce. Il mago ne para 5. Quindi 5 sono 3 punti gloria, e mentre a Ok, me intanto li prendo. 3 a difesa, con me invece ne fai 5. Quindi ne prendo 5. 5 Ok, punti ottimo. gloria. Vai, facci vedere cosa sai fare. Beh, Verissimo. me l'hai messo proprio lì davanti, quindi con Lo so, però io una- ci ho guadagnato un sacco. Eh, Stando lo, lontano era l'unica cosa che potevo fare. lo so. Una destrezza qua. Il gigante ha 6 punti. Attacco a distanza 1-3, quindi come al solito, il primo attacco fa 2 danni, 4 azioni per sconfiggerlo, quindi ho fatto 5 azioni, ne ho altre 2. Ok. A questo punto io preferisco spostarmi da qui. Faccio 1 e 2, passando qua sopra prendo un -1 al danno. Ah, scusa, avevo un token -1 difesa, prendi un punto gloria in meno. Più 1 difesa avevo. Ah, ok, passo qui, prendo un token e -1 all'attacco, al danno. E Finito. poi raccoglie gratuitamente Esatto, una qualsiasi, tanto non mi interessa. Bravissima, questa è una mossa ottima perché prendi un Sì, altro carisma in questo bravo. modo. Facendo così sblocco i punti da I divinità. 5 i 6 punti gloria che ti dà la carta divinità. Vediamo un Ottimo. attimo pure se la possiamo utilizzare sta divinità. Perché questa mi permette di uscire da una tessera passaggio segreto e sbucare direttamente su una tessera evocazione molto potente. Ma hai finito le potere. azioni comunque, Sì, sì, quindi no, la potevo utilizzare ma non l'avevo ancora prima. valutato, però termino il turno là. Flavio. Ok, tocca a Ezren. Ok, Ezren mi sa che chiude il turno perché è la partita, sì. Diciamo col passapareti apro un varco qui. Con le 6 azioni, usando il dardo incantato, il Magic Missile, e Sì. fa 2 danni a botta e Ok, sconfigge Perfetto. l'ultimo mostro. Appena sconfitto l'ultimo mostro termina la partita, Termina. quindi non si va avanti con le azioni. Se avesse voluto fare azioni avrebbe dovuto fare prima di uccidere il mostro. ok, Esatto. facciamo E il si procede conteggio con la finale. conta dei punti. Allora, Esattamente. innanzitutto andiamo a conteggiare i punti in segnalini, quindi vengono a questo punto girati. Token elemento, ognuno che viene scartato fa scartare 2 punti sventura il giocatore. Quindi questo si annulla con questo, ad esempio. Ok, mentre i token malus scalano un punto, quindi io diciamo utilizzo questo per scalare questo punto sventura. Andiamo a contare i punti conferiti dalle schede mostro, inoltre sommiamo ai punti gloria anche ogni 3 caratteristiche possedute, che adesso andremo a riposizionare per maggiore ordine. Oddio, ho sbagliato a prendere il token qua. Ogni 3 caratteristiche un punto gloria avremo. Ok, io ho chiuso a 29. Mi pare 22. Ci sta, c'è solo mostri, non c'è punti gloria, c'è i punti sventura, ci sta. Io 32. Non mi fido 32. mica di te, Vieni. mascherina. Allora, 32 che sono Mascherina. dati, quindi abbiamo detto dai mostri sono 5. Ah, perché c'è la divinità. Patrono, diciamo questi mostri, ho la divinità che mi dà altri 6 punti gloria a fine partita più tutte le caratteristiche. Ok, questa era una partita completa per 3 giocatori. Scusate se abbiamo messo qualcosa, ma per gestire, diciamo, la partita sicuramente ci potrebbe essere sfuggito qualcosa. Comunque trovate il regolamento completo sia qui sul tavolo che sulla pagina Kickstarter. Grazie a tutti per la visione. Ciao ragazzi. Ciao.